Buongiorno a tutti, sono Gianluca Fusto, pasticcere e cioccolatiere. Oggi siamo qua nel mio Labo Boutique Fusto a Milano per presentarvi una ricetta semplice e rivisitata della crostata di mele. Andremo a pensare a un discorso nutrizionale, quindi una farina integrale, solo italiana, un biscotto sofficissimo che permetterà di dare una struttura ulteriore. Grazie alla fietatrice andremo a tagliare le mele in maniera regolare con uno spessore uniforme. Questo ci permetterà che in cottura le mele possano cuocere e rimanere fondenti e croccanti allo stesso modo. La prima preparazione è una ricetta base della pasticceria italiana, ovvero la pasta frolla, il burro, le uova. Dopodiché abbiamo lo zucchero, in questo caso andremo a utilizzare uno zucchero a velo, farina integrale e farina di mandorle. All'interno delle farine troverete del sale. Adesso cominciamo la nostra ricetta. Le polveri nella planetaria, anche lo zucchero, munita della foglia, la nostra planetaria andiamo a girare. In questo modo la rotazione andrà a rompere degli eventuali grumi. Adesso vi andrò a parlare di una tecnica per fare le crostate che si chiama sabbiatura o sablage in francese. Quindi polvere all'interno della planetaria setacciate, prendiamo il burro tagliato a cubetti regolari e deve essere freddo da frigorifero. Casomai non abbiamo una planetaria, in maniera molto semplice anche su un tavolo, un po' con la vecchia tecnica della nonna. Una volta che il burro ha impermeabilizzato la parte secca, andremo a mettere le uova. È sempre consigliabile utilizzare delle uova a temperatura ambiente per fare la frolla. Andiamo a mettere le nostre uova all'interno della planetaria e finiamo di amalgamare. La nostra frolla è già pronta, come vedete basta impastarla per pochi minuti. Andiamo a prendere un foglio di carta, in questo caso io uso un foglio di PVC, di acetato alimentare, metto la mia ricetta sul tavolo e guardate, la vado a lavorare un attimo, però la frolla a contatto del tavolo che è freddo, guardate come cambia. Guardate un po' la magia della frolla, diventa omogenea, riprende la densità del burro e vedete che non si attacca nemmeno, non ho neanche bisogno di mettere la farina. Perché? Perché se io aggiungo della farina in cottura mi potrebbe causare dei problemi. Di solito si dice di mettere la frolla in frigorifero per qualche ora e poi di stenderla. Però io nasco come ragazzo stanco, pasticcere stanchissimo. Quindi cosa vi consiglio? La stendete adesso che il burro è morbido e la mettiamo nel frigorifero già stesa, così poi quando abbiamo bisogno di utilizzarla è già perfetta e abbiamo fatto anche meno fatica. Potete utilizzare un po' di burro spray oppure qualche gocciolina d'acqua. Il foglio si blocca sul tavolo, non si muove più. Vado a mettere un altro foglio in superficie. Noi andremo a lavorare una frolla a 2,5 mm. Andiamo a tirare la nostra pasta frolla, come vedete il burro è super plastico. A casa potete usare tranquillamente della carta forno. L'unica cosa che vi chiedo di fare attenzione a casa, quando fate pressione col mattarello, di evitare di fare le pieghe con la carta, perché essendo carta forno, l'umidità della frolla potrebbe far sì che si fanno delle pieghe. È l'unica difficoltà, se così la vogliamo dire. Tagliamo l'eccedenza, la possiamo prendere e possiamo metterla dove notiamo che ci manca un po' di pasta.
Come vedete, se una frolla è fatta bene non attacca la carta. In maniera molto semplice potremo alzare la nostra frolla prendendo le due estremità angolari del foglio. Vedete, così la frolla non si rovina. La andremo a mettere sulla nostra placca e la porteremo nel frigorifero per almeno un'oretta. Ecco a voi la seconda preparazione: biscotto alla mandorla, burro, albume, zucchero a velo, un po' di farina, un po' di miele e della farina di mandorla. Questo biscotto si chiama financier. Il miele per aiutare la caramellizzazione, albume nelle polveri, con una frusta lo andremo a girare. Nel frattempo che le polveri si ridratano, prendete il burro e lo andiamo a sciogliere a 45 gradi o in un pentolino sul fuoco oppure in un microonde. Sfatiamo un altro mito, l'acciaio può entrare nel microonde, l'importante è che non tocca l'estremità del microonde, perché sennò è la conduzione che fa le scintille. E andremo a mettere il burro in una volta sola. Come vedete il biscotto è fatto. La mela Fuji, da un colore magnifico, una forma un po' più grande della mela normale che siamo abituati, in modo che in affettatrice sarà comoda da affettare. E avremo bisogno del burro e dello zucchero. Un levatorsoli. Andiamo a togliere la parte centrale, lo facciamo roteare su se stesso e lo andiamo ad estrarre. Andiamo a tagliare leggermente l'estremità della mela. L'abbiamo resa liscia per poterla andare ad affettare perfettamente con la nostra affettatrice. E questo ci permetterà di poter andare a cuocerla in maniera regolare ed omogenea. In questo caso voglio un taglio fine ma non troppo, quindi andremo a metterla più o meno sul 3 e andremo ad affettare la nostra mela. Il taglio è perfetto, quindi in cottura sarà omogenea. A questo punto andremo a procedere a un ulteriore taglio della mela in modo da creare delle lune. È una mela veramente che è incredibile. Prendiamo uno stampo, un cerchio da torte da 16 cm e cominceremo a distendere le nostre mele. Ogni strato andremo a mettere un po' di zucchero, un cubettino di burro, vedrete che come un po' nell'arte giapponese i difetti diventeranno la bellezza, quindi questa maculatura della mela diventerà qualcosa di unico e irripetibile. Adesso la mela è voluminosa, poi cuocendo perderà l'umidità e si abbasserà di volume. Finalmente possiamo andare in forno con le mele. 220 gradi, è sceso leggermente il forno perché comunque la teglia era fredda, intorno ai 30 minuti.
poi lo controlliamo anche in base all'umidità della mela, magari ci possiamo spingere a 35-40, questo lo vediamo perché ogni frutto è diverso, e ci rivedremo tra poco. Perfetto, guardate la caramellizzazione, profumo perfetto, e andremo a farle raffreddare prima a temperatura ambiente e poi in frigorifero. Adesso andremo a prendere la nostra frolla che abbiamo messo nel frigorifero e passiamo all'operazione del foderare lo stampo. Uno stampo da 17 cm, da quella ricetta che voi trovate verranno fuori 3 torte. Andiamo a staccarla dalla carta. Dopodiché cominceremo a fare il fonçage, ovvero la classica operazione che serve per ricoprire o foderare la frolla all'interno dello stampo. Prendiamo una riga in modo che tiriamo delle righe dritte. Ho fatto il bordo, lo vado a staccare dalla frolla. Lo andate a rotolare in modo così è facile da prendere. Lo srotolate nello stampo. Come vedete, fare una crostata può essere molto semplice se vogliamo. Andiamo a togliere l'eccedenza, adesso che è ancora morbido. Andiamo a tagliare la base. In pochi gesti abbiamo foderato una crostata perfettamente. Adesso andremo a cuocerla in forno per 18 minuti a 160 gradi e vi consiglio gli ultimi minuti del forno, visto che non potete aprire la valvola, di tenerlo leggermente aperto in modo da far evaporare l'umidità. La frolla entra a 0,4 gradi, fino a 90 vedrete che comincerà ad esserci una evaporazione dell'acqua. Evaporando l'acqua perde di volume e si restringe. Dai 90 ai 120 gradi comincerà ad avere una prima reazione di imbrunimento degli zuccheri. Dai 121 ai 147-150 gradi abbiamo la reazione di Maillard. Detto in maniera semplice, che la frolla da attaccata allo stampo diventerà più piccola. Passati i nostri 18 minuti andremo a controllare la frolla, la nostra crostata. Guardate che bel colore dorato. Andiamo a mettere il nostro biscotto alla mandorla e la riportiamo in forno. Lo andiamo a prendere e andremo a mettere circa 1/3 di biscotto nella nostra crostata. Più o meno sono 100 grammi. Il calore della frolla fa sì che il biscotto si distribuisce omogeneamente senza problemi. Andremo a cuocere per altri 12 minuti a 160 gradi la nostra frolla. A 165 gradi e fra 12 minuti la nostra crostata è pronta. Ah, che profumo, guardate le cotture come sono perfette, imbrunimento dorato perfetto della frolla e il biscotto financier è soffice e profumato. Se io avessi fatto una cottura sola o avrei avuto la cottura della frolla perfetta e il biscotto secco, oppure avrei avuto il biscotto perfetto e la frolla umida. Andiamo a prendere la nostra crostata, la mettiamo sul piatto di portata. Qui troviamo il nostro disco di mele cotte, lo andremo a prendere e freddo lo scaldiamo leggermente col palmo della mano, esce dallo stampo. Ecco a voi la vostra torta. Se volete fare quel tocco di magia potrete glassare la superficie con un po' di gelatina oppure potrete venire da noi, Fusto Milano, via Amilcare Ponchielli, e prendere la vostra torta. Ecco a voi la crostata di mele di quest'anno e all'interno della confezione avrete un bellissimo messaggio di Alda Merini. Non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante.
Grazie mille e a presto.